Ragazzi, vieni qui, dai qui. Allora, chiariamo una cosa. Qui nessuno prevale sull'altro, giusto? Giusto. Perché tu, è vero, sei l'occidentale, razza superiore, ma sei molto più piccolo. Tu sei il fratello grande, ma sei molto più nero. Quindi vi equivalete, ragazzi, giusto? Sì, va bene. Ciao a tutti, sono Debbie. Quel signore che avete appena visto è Luca Medici, meglio conosciuto al grande pubblico con il nome di Checco Zalone. Luca Medici è un attore e musicista, partito dal palco di Zelig per poi arrivare ad essere la star di film come Quo Vado, Che bella giornata, Sole a catinelle, Cado dalle nubi. È famoso per interpretare personaggi diversi ma che hanno in comune delle caratteristiche molto specifiche e che vengono raggruppati appunto con il nome di Checco Zalone. I suoi soggetti sono solitamente amanti del posto fisso, preferibilmente da dipendente statale, insomma con un bel contratto indeterminato tra le mani. Sono soggetti che vogliono sembrare fermati, autonomi, ma che in realtà dipendono molto ancora dai genitori, dalle conoscenze. I suoi personaggi hanno una cultura non troppo ampia, sembrerebbero avere molti preconcetti su idee nuove per la società, come ad esempio l'immigrazione, l'omosessualità, le donne in posizioni lavorative importanti. Per questo che Zalone sul grande schermo tende ad essere molto diretto ed esplicito in quel che dice, creando così dei dialoghi che potrebbero essere interpretati in diversi modi. Per questo motivo, quando guardiamo un film con Checco Zalone come protagonista, a primo impatto ci sembra di rivedere la solita commedia trash con battutine facili sul sesso, sull'essere soddisfatti del proprio lavoro, eccetera. In verità tutti i film con Zalone sono geniali perché rappresentano una critica neanche velata di tutti i problemi e gli stereotipi della società italiana. Se prendete un qualsiasi film con una comicità a bassissimo livello intellettuale ed ascoltate bene le battute, sentirete che in realtà si limitano sempre agli stessi luoghi comuni, a tutto quello su cui è facile fare commedia. I personaggi di Luca Medici invece hanno molteplici sfaccettature e hanno dei dialoghi e si trovano in delle situazioni che hanno quasi sempre un significato più profondo. Prendiamo ad esempio Che bella giornata, un film in cui Checco Zalone si innamora di una ragazza che sta pianificando un attentato terroristico e sta sfruttando Checco per arrivare al suo obiettivo. Questo film è ricchissimo di spunti di riflessione su tematiche come l'etica, il lavoro, il razzismo, la religione. Ad esempio c'è una scena in cui a Farah, la ragazza di Checco, ormai entrata a fare parte della famiglia, viene negata la possibilità di partecipare a un battesimo e secondo Checco questo è il motivo. No, niente, siamo qui con Don Angelo che dici che Farah non può fare la madrina del battesimo. E perché? Non lo so perché. Forse perché è un po' negra. Ma appena. Qualche gradazione, zio, cioè non dà fastidio, capito? Dunque, se prendiamo questa scena come isolata, a sé stante, ci viene immediatamente da pensare che questo film abbia una matrice razzista, che utilizzi con leggerezza termini che non dovrebbero neanche essere menzionati. Si prende a gioco del tema della discriminazione. Il tutto sottolineato dal fatto che tutti i personaggi nella scena non facciano nulla o non dicano nulla per fermare Checco. Questo succede anche in Quo Vado, in cui Checco addirittura fa un paragone tra due bambini. Queste scene si ripetono nei film con Checco Zalone e non solo per quanto riguarda la tematica del razzismo, ma anche con concetti diversi. Ad esempio in Cado dalle nubi Checco esprime un'opinione abbastanza forte sugli omosessuali, addirittura dedicando loro una canzone, in cui vengono descritti come meno fortunati, affetti da una malattia, arrivando addirittura a dipingerli come una razza diversa dalle persone normali, sane. Se si fosse trattato di una commedia trash da 4 soldi, il tutto si sarebbe limitato all'utilizzo della parola spinta, osè giusto per fare scalpore. I film con Zalone invece fanno ironia sulla nostra società. Quante volte nella nostra vita reale abbiamo sentito persone dire le frasi usate da Checco o visto qualcuno comportarsi in quella maniera? Tutti quanti potremmo citare almeno un esempio accaduto questa settimana o questo mese, perché Zalone è una geniale parodia della nostra società, nei suoi lati positivi e quelli negativi, e quindi questo include tutti i difetti e le esagerazioni del suo personaggio. E noi tutti cadiamo vittime di questa parodia, perché non facciamo nulla, giusto come i personaggi presenti alle battute di Checco, che semplicemente scuotono un attimo la testa, sono addirittura infastidite per la perdita di tempo. Questo non significa che i film con Zalone siano
ore di tutta una commedia metaforica, pluristratificata, con molteplici interpretazioni di significato. Ci sono scene di pura commedia, oppure scene che non vogliono avere un significato più profondo, ma che semplicemente sono un po' una critica, una risata ai difetti della nostra società. Momenti di ironia sui nostri difetti, come suonare il clacson ai semafori, o anche esagerazioni come concedere l'ingresso in Italia ai migranti che abbiano delle particolari doti calcistiche, una parodia della nostra passione o anche ossessione per il calcio. Per me è sì. Benvenuto in Italia. No ragazzi, i laureati dopo. Un mediano dai piedi buoni, c'è? Quindi con un'unione di leggera comicità ed argomenti più profondi, Checco Zalone riesce a fare risuonare i suoi concetti nella mente di tutti, sia di chi si sente tirato in causa con certe scene, sia di chi non è mai intervenuto in determinate situazioni, sia di chi voleva semplicemente farsi una risata con un film comico, ma a cui è stato lasciato anche qualche spunto di riflessione. Ovviamente nulla di quello che dice Checco è un insulto. A volte lo sentiamo pronunciare cose che fanno alzare un sopracciglio, ma se poi ci pensiamo è quello che sentiamo dire da molte persone in giro per strada. Semplicemente registi come Gennaro Nunziante, creatore di tutti i film con Zalone come protagonista, hanno deciso di portare sul grande schermo quello su cui non si era mai fatta ironia. Non voglio che mio cugino sa della nostra storia. Ancora i pregiudizi su queste cose? Ma che cos'è, un troglodita tuo cugino? Come è andato il viaggio? Non va a capitare un ricchione proprio nel mio scompartimento. In verità era tutto iniziato anni fa con una semplice canzone sui mondiali. Mentre tutti ascoltavamo i grandi pezzi da radio, Luca Medici scriveva una canzone dal testo appositamente completamente sgrammaticato. Siamo una squadra fortissimi, in cui inserì tutti gli stereotipi dell'italiano medio e la sua relazione travagliata con il calcio, incluso un video musicale ricco di insulti e frustrazione. In realtà sono spesso le canzoni di Checco a racchiudere in poche righe una comicità pungente. Alcuni pezzi, come la canzone dedicata alla sua ragazza Angela in Cado dalle nubi, sono semplici spezzoni comici, ma alcune canzoni, come La Prima Repubblica, uniscono ad un ritmo incalzante, orecchiabile, un testo che in realtà critica chi finge una disabilità per ottenere un posto di lavoro, i concorsi pubblici incoerenti, le interminabili pause per malattia. Dei quarantenni pensionati che danzavano sui prati dopo 10 anni volati all'aeronautica. Ma non sono cose su cui si può fare ironia, non sono cose di cui si può parlare. Torniamo alle battute sulle tette, allo scivolare su una banana a farsi male, facendoci grasse risate, che è più semplice. Le battute sugli immigrati le teniamo per i discorsi da bar, non per il grande schermo, lì ci scoprirebbero tutti. In Quo Vado, uno dei film più di successo con Zalone come protagonista, c'è una scena in cui Checco viene convocato per un colloquio con una donna, che ha come segretario un uomo. Appena Checco entra nella stanza, commenta ad alta voce la situazione descrivendola come bizzarra. Deve conferire con la dottoressa. No, ho visto che era femmina, ha detto la segretaria. E invece sono la dirigente. E tu segretario? Cazzo siamo arrivati? In realtà Checco non è sessista, non si sta prendendo gioco della società italiana in cui è impossibile per una donna fare carriera, semplicemente fa ironia di una situazione che sappiamo tutti essere poco comune e dice ad alta voce quello che tutti sappiamo qualcuno ha pensato. E fa ridere, anch'io che sono donna ed ho sempre lavorato per donne, ho riso. Questa scena non ci offende, non ci fa pensare a povera questa donna relegata all'idea di una segretaria. A mio parere lascia più una scena di questo genere che l'infinità di post sui social media in cui ci si piange addosso dicendo che è impossibile fare carriera per una donna, che bisogna per forza vestirsi in un certo modo, che bisogna fare certe cose. Per assurdo, tutte le vecchie commedie trash di cui prima, con le battute sul corpo della donna, del suo ruolo, sostengono appunto questa cosa. Invece con Quo Vado si pensa, ma che scemo Checco, pensa che una donna non possa essere il capo, che l'uomo non possa essere il segretario. I personaggi di Checco Zalone quindi rappresentano tutte le cose sbagliate, razziste, maleducate, disinformate, che molti dicono a bassa voce tra amici quando pensano che nessuno li senta, per poi vergognarsi e arrabbiarsi quando vedono qualcuno fare una parodia di loro sul grande schermo. Una prova del fatto che il personaggio di Checco Zalone prenda gli stereotipi anche razzisti e li trasformi in spunti di riflessione è ad esempio la scena in Che bella giornata in cui critica l'Islam
per il modo in cui secondo lui vengono trattate le donne, per poi urlare a sua madre, vittima di tutti i capricci di Checco, ordinandole di preparare subito del caffè. Nello stesso film il padre di Checco mangia la testa di un pesce a colazione mentre descrive i musulmani come strani. In Quo Vado ci sono più scene che si prendono gioco del fatto che ormai diamo per scontato che in Italia esista la criminalità organizzata, che sia tutto normale. Nei film con Luca Medici diciamo che nessuno è salvo, c'è una critica per tutti e quindi anche una riflessione per tutti. Forse per questo i finali dei suoi film non sono mai del tutto lieti o del tutto negativi. Rimane sempre quell'alone di felicità con un velo di rassegnazione, che è un po' quella sensazione che abbiamo tutti quanti quando siamo soddisfatti di quello che ci dà l'Italia. Però vogliamo sempre quel qualcosina in più. In realtà Zalone non è l'unico che con la sua comicità a portata di tutti riesce ad unire una risata alla riflessione. C'è stato un esempio con Claudio Bisio qualche anno fa con Benvenuti al Sud, la comicità del tutto realistica a portata di tutti di Aldo, Giovanni e Giacomo. A me sono sempre piaciuti molto ad esempio i servizi di Piff, Pierfrancesco Di Liberto, un regista barra giornalista i cui lavori coprono tematiche che vanno dal viaggio alla mafia, ma sempre con un tono ironico che riesce a coinvolgere tutti. Se gli stessi argomenti fossero stati presentati da un professore universitario che legge un mattone di tesi, la maggior parte di noi non avrebbe seguito nulla e non avrebbe mai fatto nessuna riflessione. E voi cosa ne pensate di tutto ciò? Fatemi sapere con un commento qui sotto. Spero vi sia piaciuto questo video, se così fosse ricordate di iscrivervi e ci vediamo presto. Ciao!